Allora, direi che questa sera una serata speciale, particolare, nonostante gli malanni del tempo che c'è. Cominciamo col dire che la sigla della rubrica, cari amici all'ascolto, è The Spirit of Radio. Non ne abbiamo mai parlato, ebbene l'avete sempre ascoltata, e in sottofondo, mentre io vi annuncio i concerti, scorre sempre il brano, e magari sconfiniamo con Biter and the Snow Dog, sempre dal vivo. Bene, e questa è la testimonianza di quello che questa sera abbiamo, cioè vale a dire la Villa Strangiato, The Spirit of Rush. Bene, questa è una band di tributo ai Rush di Roma, e abbiamo veramente la curiosità da tempo di volerli conoscere, perché una tribute band dei Rush è sempre qualche cosa per me di molto ma molto sentito e veramente unico. Bene, diciamo questo, Gabriele, Carlo e Fabrizio, presentatevi da voi. So che più che in Italia voi siete affermati, vi state conoscendo, facendo conoscere all'estero, e sicuramente è più conveniente per voi suonare all'estero per tutta una serie di cose che non stiamo qui ad elencare. Ecco, la prima domanda che mi viene spontaneo fare: che periodo, diciamo, della discografia dei Rush voi suonate o amate suonare di solito? Il primo periodo, il secondo periodo, guardando i live, diciamo All the Waltz Stage, Exit Stage Left, Show of Hands, Different Stages Live e via discorrendo. Ecco, qual è il periodo da voi preferito? Inizialmente la band si è formata proprio per fare uno spettacolo dedicato a Exit Stage Left, quindi diciamo che la nostra origine è quello, ma abbiamo cominciato qualche anno fa, quindi oggi siamo al 7° o all'8° anno di età, e un po' ci siamo evoluti, un po' abbiamo cambiato, un po' abbiamo spaziato, però diciamo che ogni nostro concerto all'80% è dedicato a quel periodo là, al periodo di Exit Stage Left, quindi il periodo che va dal Moving Pictures. Esatto, quello è il periodo che va di più. Che poi Moving Pictures, ho sempre sostenuto, è, diciamo, il disco che in pratica dove ogni brano è un singolo, è completo come un singolo. Forse è uno degli album più completi della storia della musica, permetto di dirlo, ma secondo me sì. Certo. C'è tutto praticamente là. Certo. Ecco, parlando quindi di impatto con il pubblico dal vivo, cioè parlando di Europa, ho letto che avete preso parte alla convention internazionale dei Rush. Sì. Piacerebbe tra l'altro vedere Yukon. Yukon, sì. Ecco, descriveteci un po' qual è il tipo di ambiente, il tipo di ricezione. Beh, Rush Yukon è un posto un po' diverso. Abbiamo avuto la fortuna di suonarci 2 volte negli ultimi 4 anni. Diciamo che l'occasione più bella è stata quest'anno, perché comunque c'era anche fra gli ospiti Terry Brown, che è il produttore originale dei Rush, che fra le altre cose abbiamo avuto il piacere di essere con lui 2 volte. Abbiamo fatto un'altra convention in Scozia, sempre con Terry Brown, dove l'abbiamo conosciuto. Adesso attualmente nel Regno Unito ci sono 2 convention dei Rush, una in Scozia e una in Inghilterra. Scozia dove? In Scozia si fa sempre fra Edimburgo e Glasgow, al centro. C'è una città che si chiama Bathgate e lo fanno sempre là, lo fanno in quella zona lì. E diciamo che è una specie di scontro, diciamo, che poi è amichevole, perché comunque gli inglesi vanno in Scozia e gli scozzesi vanno in Inghilterra, però
hanno sentito di fare una cosa loro. Diciamo che comunque in guerra ci stanno sempre, anche se sembrano che sono tutti amici. Sì. È una guerra simpatica anche fra sostenitori dei Rush. E che periodo in Scozia? In Scozia di solito, per esempio quest'anno sono sicuro che a metà maggio, quindi il periodo è sempre quello. Quello in Inghilterra lo fanno sempre a ottobre, sempre a metà ottobre, la zona è sempre quella. L'unica cosa so che quest'anno anche loro, perché non sembra, ma anche in Inghilterra c'è qualche problemino, gli ha chiuso il locale dove lo fanno sempre, quindi stanno cercando una nuova location. Anche lì la musica soffre un po', non come qua ovviamente perché l'ambiente è totalmente diverso, ma si soffre un po' anche lì adesso. Qualche locale chiude, sì, ancora. Soprattutto nella zona di Manchester, quella zona lì. Fa specie sentire che c'è crisi anche lì. Sì, purtroppo sì. Sulla musica sì. In alcune zone. Poi ci sono zone diverse invece dove le cose vanno un po' meglio. Però anche loro come noi. Comunque, quanto all'Inghilterra, la zona è Manchester per il tributo ai Rush? La zona per le Yukon lo fanno sempre in quella zona lì. Sì, perché centrale ci vengono parecchi scozzesi, quindi scelgono sempre quella zona lì. Sì. Bene, diciamo questo. Dei Rush originali, voi quali sono, diciamo, le qualità, le proprietà che riconoscete, che avete, diciamo così, che ritenete di aver recepito meglio? Domanda da un milione di diciamo dollari. dei singoli musicisti in generale del gruppo. Singoli musicisti, partiamo da loro. Ad esempio nel Pirt c'ha la grande, diciamo, una proprietà proprio del suo stile, è quella di recepire le caratteristiche migliori dei stili dei batteristi che l'hanno preceduto e di fonderle in uno stile unico, dove quindi riesce a trovare le particolarità di tanti mostri sacri della batteria in una chiave, in un genere di musica che alla fine risulta originale. Sicuramente si è sempre perfezionato. Sì, è l'unico dei tre che comunque è sempre evoluto. L'ha fermato solo il fisico, l'ha detto lui stesso. E si ha problemi di postura ultimamente perché è l'età, chiaramente. Perché però si è sempre evoluto, con l'aumentare dell'età, si è cambiato sullo stile, si è adattato alla sua età e è sempre risultato. Il caffè, ragazzi, dopo, a posto, siete a posto? Vabbè, la tagli. Sì, grazie. Questa la tagli. L'intervista, ma va bene. Stiamo facendo l'intervista. Ma non la taglia, la manda tutta. Però sei un coglione, fatevi voi. Direi questo a questo punto. Voi siete il gruppo, diciamo, che meglio rispecchia, diciamo, la figura dei Rush originali. Siete in tre e canta il bassista, mentre tante cover band sono in quattro e chiaramente il cantante è, diciamo, a sé stante perché il compito è troppo gravoso per una persona sola. Ecco, voi riuscite a sostenere questo, diciamo, in questo contesto? Sì, diciamo di sì. Abbiamo ovviamente modificato il nostro modo di suonare, il nostro modo e ci siamo integrati perfettamente, lo decide il pubblico, sì. Però per noi è diciamo che è una cosa all'inizio, è un compito molto gravoso all'inizio, adesso ci divertiamo molto in questo compito gravoso. È diventato siamo in tre grazie a te, nel senso che la parte più difficile è quella del coordinamento tra voce, basso, bass pedal, tastiera, cioè è chiaro che il perno è trovare la figura che riesce a questo, non a caso è il fondatore del gruppo, insomma, e quindi è chiaro che la differenza sta tutta lì. Gli altri gruppi hanno tastierista, bassista, cantante. Infatti il compito è mastodontico. Però la sfida iniziale era quella, il gruppo è nato per quel motivo. In quattro non l'avremmo mai fatto partire. No, esatto. E poi fondamentalmente
possiamo dirlo, questo è un gruppo che abbiamo formato io e lui, il batterista, con Carlo, e il nostro scopo era di fare questo gruppo, sì per suonare i Rush, perché comunque io sono un fan da una vita, ma era per andare in giro in Europa a suonare i Rush. È nato proprio con questo intento. Quindi abbiamo subito girato l'Europa, è stato subito fatto, diciamo, è una band fatta professionalmente, abbiamo deciso di farlo per questo. Bene. È nato in questa maniera. Visto giusto. Bene, allora a questo punto direi che la serata siamo ansiosi di poterla vivere questa sera al Giardino, e poi per quel che mi riguarda in futuro, spero, chissà, in Emilia cosa dite? Abbiamo suonato nei paesi più lontani della Scozia, perché non dovremmo venire in Emilia. Nessun problema. Come sappiamo, l'hai detto anche tu all'inizio, l'Italia è un posto ostico per noi, ma non per la gente, chiaramente, è ovvio. Siamo a casa, siamo sempre felici di suonare qua, ma sappiamo che la band non è molto diffusa in Italia, e soprattutto è molto diffusa fra i musicisti. E i musicisti, storicamente, io sono un musicista perciò posso dirlo, sono sempre le ultime persone che vanno a vedere suonare gli altri. Ma lo posso dire con molta calma, perché io sono un musicista e mi rendo conto che è così. Quindi è un gruppo da musicisti, mentre invece all'estero la cosa è completamente differente. Certo, è verissimo questo. Purtroppo è vero. Non si può sicuramente ammettere il contrario. Bene, a questo punto direi che possiamo dire, amici ascoltatori, a risentirci alla prossima rubrica, e ricordate a questo punto che The Spirit of Radio è anche la Villa Strangiato, The Spirit of Rush. Ciao Grazie. a tutti Ciao, voi. grazie a te. Grazie. Ciao. Grazie.